Filtro cambiato, qui abbiamo una che continua a giocare col computer. Il pappagallo qua che fa il monello. Non si fa nei rutti. Quest'altro che gioca alla play. Io sapete che faccio? Mi sono acceso il termosifone in bagno, mi vado a fare una bella doccia calda alla faccia di tutti. Perché non so se l'avevamo già fatto vedere, ok? Ah, c'è un bello caldo nel bagno. Abbiamo messo il termosifone elettrico, ci mettiamo l'asciugamano che ce la prepara bella calda per la doccia e lui non consuma niente e abbiamo il bagno caldo. Poi se abbiamo freddo, oltre al cinesino, accendiamo anche la stufetta senza problemi. Anche questa non consuma niente. Ora non serve. E se non basta, abbiamo anche la pompa di calore. Direi che sistemi di riscaldamento ne ha a casa su 4 ruote, ma al freddo non ci andiamo, non ci andremo mai, non ci vedrete mai. Anche se mi piacerebbe vedere l'aurora boreale nel nord della Scandinavia. Devo capire perché ci sono dei periodi dell'anno che c'è e c'è anche, mi sembra, in primavera o c'è comunque dei periodi che non fa freddissimo. Quindi magari chi lo sa che non ci faccio una scappata volante in quei periodi lì. Vedremo. Jessica non ha sentito meglio così. No, stavo dicendo che c'è un bel tempo, c'è una bella visuale, domani mattina ci svegliamo. Ma c'è il vetro da lavare, amore. Ammazza, si vede niente. Non si vede niente. No, vabbè, si vede la telecamera inganna. Alza la zanzariera. Ma non si vede, ancora peggio. No, vabbè, più o meno. Mettiamo così, si vede più o meno. Sì, è un po' sporco. Che bello. Doccia fatta, spettacolo. Si è calmato il vento, c'è ancora un po' di luce. Vediamo se riusciamo a dronare sull'Etna. Andiamo. Niente, sono andato su in quota, sono alzato un po' e là c'è molto più vento e qua si è un po' stabilizzato e non si sente tanto. Boh, un pochino. E questo ha fatto cilecca. Minigno. E niente, è troppo vento e non si può far volare. Però esco con la GoPro e vi faccio vedere il paesaggio con questo mezzo tramonto che far volare il drone sarebbe stato uno spettacolo. Però ahimè qui ora si sta d'incanto. Ma quando lo tiriamo su arrivano delle raffiche e mi ha avvisato vento troppo forte. E quindi niente. Godetevi ora il paesaggio. Adesso che ci sta preparando la macedonia per stasera e Pippo non sta più nella pelle, che c'ha fame e vuole mangiare anche lui. Un attimo! Poi mi dice che lo vizio, ma deve mangiare Pippo, poverino, mangia come un tregio però. Ma mangia la mattina alla sera, apre gli occhi al mattino e mangia. Ma lui ha bisogno di crescere, dire io sono un bambino piccolino, una alla volta, amore. No. Mettigliela lassù. Vieni qua, vieni sul tavolo, dai. Vamos. Tac. E fai la pappona qua, bravo. E poi la prepariamo anche per noi perché è quasi ora. Non è nuovo quasi. Non lo so. Ma mi sa che sono le 8:30 passate. No, 8:15, 8:17. Vabbè, tempo che ne prepariamo. Cosa facciamo di buono? Non è che tutta sta fame, nel senso, boh. O c'è le bistecche. Non so, i gnocchi, però i gnocchi Pero alla ¿por qué me hace sera, una puerta? un po' pesantini. Anche quando te cae. C'è il sugo delle polpette da far andare? No, Ma alla fine no? cioè devo fare il ragù con l'altro No, sugo. il sugo delle polpette. No, quello non ce n'è più. Vediamo cosa Quella c'è è da fare scoperta così. C'è le mozzarelle. Adesso vedo cosa mi invento. Allora ci vediamo dopo. Mentre Jessica prepara cena, vediamo se riesco a farvi vedere. A parte tutto il buio che c'è solo delle luci laggiù dei locali. Tutte quelle luci che vedete laggiù in fondo, tutta quella è Catania vista di notte dall'alto dell'Etna. Si vede niente, però mi faceva piacere condividerlo con voi. Buona cenetta sul tavolo, bistecchine, Jessica non la vuole, però si mangia lo speck, il formaggio, il salame, mozzarella, tutto quello che finisce con L è buono, è bello. E lascialo un po' in pace, poverino il mio bambino. Salute Frollower!
Prima la cantavo, Se ha smesso. quando da lontani. Mettiamo poi qualche film, qualcosa alla TV, va. Buon appetito a tutti. Voi non ci crederete, ma Jessica Mi ha fatto vedere quel film là. 3 metri sopra il cielo. È 50 anni che è uscito. È bello. Ecco, fuoco d'artificio. siamo nel 2020 anni fa. Io 20 anni fa ero un pischellino, ero. Avevo 15 anni. Che spettacolo. Tempi d'oro. Gli anni d'oro del grande Real. Gli anni dei P-Day, sei di là. Più o meno. Eh? Ragazzi, buongiorno. Sono appena uscito per far uscire Bernice. Guardate. Che spettacolo. Porta un telefono, fare le foto. Vieni a vedere. Sta fumacchiando e guarda che anelli che fa, stranissimo. È assurdo come tutta la notte quasi, mi sono svegliato un paio di volte, non c'è stata una sola follatina di vento e il drone sarebbe potuto volare senza problemi. È uscito il sole e iniziano di nuovo le follate di vento e non posso far volare il drone. Mannaggia. Buono, abbiamo fatto colazione, resettato il camper. Andiamo a chiedere qualche info su qualche cosa che si possa fare di bello. Jessica si deve ancora pettinare con uno spaventapasseri e vediamo cosa ci consigliano, cosa si può fare. A me piacerebbe andare a vedere sul fumo che esce proprio sul cratere. Vediamo se è possibile, i tempi per non stare troppo fuori dal camper per i nostri animaletti e i costi. Diciamo sono un ABC che devono combaciare. Costi, tempi durata dell'escursione e la terza cosa qual era? I costi. I costi, i tempi che stai fuori per gli animali e beh, quello che ci offrono come servizio, ecco, se è una cosa che ci può piacere, interessare, ok. Buona, ci prepariamo, andiamo. Vamos a ver cosa andiamo a scoprire di bello. Ancora fa qualche anello, eh? Siamo arrivati dalla biglietteria. Allora, solo la funivia sono 50 euro. Più c'è il pulmino, se vuoi, che da 2000 ti porta a 2008 alla base dei crateri. E totale ti viene 78 euro a persona. Il problema è che c'è un biglietto scritto che per cardiopatici e asmatici non è consigliato. E noi abbiamo la malata in casa. Io c'ho tutto. Però se viene Christian ce l'ha lo spruzzino. Glielo do. Te la senti di venire? A Guita. Quindi mi sa che andremo solo io e Christian perché Jessica ha paura che se gli succede qualcosa lassù, la pressione o cose varie, boh, andiamo a fare i biglietti. Salutiamo Jessica. Ciao. E noi ci avventuriamo alla gita. Vai a editare che follower vogliono video. Vamo. Pagato, ora andiamo a prendere la funivia. Di qua c'è la partenza. Vamos. Speriamo che da lassù non ci sia vento e riusciamo a vedere qualcosa anche col drone. Sperando di vedere qualcosa di bello che ci faccia emozionare con la guida. Ci siamo ragazzuoli, vamo. Ok, sube. On board, bro. Funziona grazie a questo in teoria, no? Eh sì, Ragazzi, ci siamo. Ora si chiuderanno le porte. Io ho sempre un po' l'ansia di ste cose. Ci siamo partiti. Là possiamo vedere casa su 4 ruote e iniziamo a vedere dall'alto il tutto. Olè, la 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 la. Aiuto! Cristian è la prima volta che sali in seggiovia. Beh, penso di sì. Non Sono ti salito fuori muovere? dall'arena. Sì. Perché molto la situazione non è così. Quelli lì che se la fanno a piedi comunque coraggiosi, eh. Che tanto puoi arrivare fino a 2000 metri, mi sembra, massimo senza guida, e 2005-2008 con la guida. Etna, arriviamo!
Wow ragazzi, che bello. Sempre più in alto stiamo salendo. Arriviamo a 2000 metri con questa. E poi il gippotto ci porterà. Guarda, ha fatto un coso. Ha fatto un anello, non so se si vede. Che forte. Là c'è del ghiaccio. Arriviamo a 3 gradi su. Fa freschino? Se andavamo a piedi come quei ragazzi risparmiavamo 50 euro E ci scaldavamo. e ci scaldavamo. Però non so se arrivavo su io. Sì, perché giù ci sono 11 gradi. Però più a salire, poi se cerchi su Google, Ti dice 3. 3, la massima. Direi che qua inizia a fare un po' più freschino e anche un po' più vento. E c'è il ghiaccio. Calmati vento che noci troppo. Io soffro. Queste cose non sono belle quando c'è il vento. Siamo praticamente arrivati alla fine della funivia, ai 2000 metri. Lì c'è l'ultimo palo e siamo arrivati. Siamo alti, siamo saliti. Sì, sì. Sì, sì, siamo saliti abbastanza. Mi manca ancora. Quanta neve. Arrivati? Vamos. Arrivati ragazzuoli. Wow. Il freschino si sente. Fuma? Ora vediamo fin dove ci porta il pulmino. Spettacolo. Che spettacolo. Sì. Ora saliamo sul pulmino e andiamo a fare l'escursione. Vamo. Guardate che spettacolo che fa questi anelli così precisi e perfetti. Saliamo su Valentino? Si sale? Sei contento proprio? Ti piace proprio? Ti fa paura proprio? Un po' C'è gente che viene anche a piedi in corso. Wow. Buchi, bro. Oh yeah. Wow. Guardate che spettacolo, sta fumando ragazzi. Wow. Già da giù sembravamo alti, ma da qui lo siamo ancora di più ragazzi. Siamo sulle nuvole. Wow. Siamo arrivati a destinazione, ora ci sarà la guida. 2850. Siamo esattamente a 2850 metri di altitudine. Ora la guida ci porta per mezz'oretta sul cratere, mi sembra di aver capito. Bello, bello. Il Veccone ci ha portato a 2850 metri, guardate che bestia. Eurocargo. Andiamo a sentire cosa dice la guida. Sì. Dinamarca! Danimarca. Francia. Italiano. Italiano. So you understand English? More or less. E allora signori, io sono la vostra guida. Andiamo a fare un'escursione che durerà circa 40 minuti. Vi chiedo di aspettare un po' più in alto, lì vicino all'altro bus, ok? Ok. È stupendo ragazzi. Papà, vieni a vedere qua che figata, come il calore si vede che ci dalla terra. Ma non so se è vero quello che pensi. Dici? Perché? Beh, non è freddissima la terra. Questo, sì, guarda che esce il fumo. Lo vedi? Non so se si può vedere la telecamera. È vero. Perché qua c'era la neve, secondo me, vedi? Eh sì, potrebbe essere che
È comunque il calore della terra questo fumo che si vede. Spettacolo. Tocca qua, è calda. Sì? È calda. Beh, non è Eh bollente, sì, però è calda. Ci siamo ragazzi, parte la guida, vediamo cosa ci spiega. E allora, per gli italiani, io mi chiamo Marco e sono la vostra guida. Ci troviamo a circa 2850 metri d'altezza. Adesso faremo un'escursione lunga circa 45 minuti e ci porteremo là in alto, su uno dei crateri dell'eruzione del 2002, l'ultima grande eruzione dell'Etna. La prima parte del sentiero è un po' ripida, vi consiglio di andare lentamente. Va bene? Voi siete gli italiani? Io sono di Catania. Catanesi? Catanese. Perché sto cangiando tempo? Guarda dietro. Finita la prima parte, sì. La parte più faticosa l'abbiamo appena fatta. Allora, signori, sulla cima dell'Etna, là in alto, ci sono 4 crateri sempre attivi. Il più attivo di questi 4 crateri è di fronte a noi, si chiama cratere di sud-est. Dal mese di febbraio del 2021 al mese di febbraio del 2022 ha eruttato ben 59 volte ed è cresciuto in altezza di oltre 50 metri. Wow. Adesso è la cima dell'Etna, 3357 metri. Circa 3-4 giorni fa l'attività sismica si è intensificata ed era concentrata sotto il cratere di sud-est. Da ieri osserviamo delle piccole esplosioni nel cratere di sud-est. La notte dall'altro versante si osservano come dei piccoli fuochi d'artificio. Di giorno osserviamo gli anelli di fumo. Cosa succede? Il condotto ha una forma perfettamente rotonda. Quando una bolla di gas risale più rapidamente delle altre, al contatto con le pareti del condotto inizia un movimento vorticoso che continua anche all'esterno. Ecco che si forma l'anello di fumo. Questo può darsi sia solo l'inizio di una nuova eruzione, ma ancora oggi l'attività sismica è abbastanza calma, quindi siamo molto tranquilli. L'ultima eruzione dell'Etna è avvenuta nel cratere di sud-est il 1° dicembre dell'anno scorso. C'è stata una violenta attività esplosiva là in alto, durata circa 8 ore, e 2 colate laviche. La temperatura della lava in fusione qui sull'Etna è di circa 1100 gradi. Doccia calda. Questa che vedete di fronte a voi è una colata recente, questa è del mese di novembre dell'anno scorso. Il bianco che si vede sulle rocce è un mix di minerali solubili, calcio, magnesio, potassio. Wow. Il giallo che vediamo sulla cima è lo zolfo, mentre il rosso, il marrone, è comunissima ruggine, ossido di ferro. Spiego le stesse cose anche in inglese e poi continuiamo per arrivare nei crateri del 2002. Wow, l'altro anello. Che spettacolo. Ok, in Perfetti. English. Io stamattina vi ho fatto vedere gli anelli. Sapevo che arrivavano dal vulcano, ma non sapevo il motivo. La nostra guida ci ha spiegato il motivo di questo spettacolare evento che si crea. Wow, sarebbe una cosa emozionantissima vedere una colata di lava in diretta qua, piccolina, piccolina perché siamo molto vicini, quindi piccolina. Continua la salita al punto più alto, ci siamo quasi. Ho parlato con la guida che eventualmente dopo, quando si torna da pulmino, si può aspettare un altro pulmino per fare riprese col drone. Ora vediamo. Scusate, c'ho più ossigeno. Arrivati quasi al punto più alto, manca ancora quel pezzettino lì a sinistra e ci arriveremo. Spettacolo. Wow. Un'eruzione inizia là in alto, non c'è nessun pericolo per i centri abitati.
centri abitati sono molto distanti e le colate laviche non possono raggiungere le case. Il problema è che sull'Etna a volte abbiamo anche delle eruzioni di tipo laterale. La pressione del magma apre delle lunghe fratture sui fianchi. L'eruzione può iniziare a bassa quota direttamente dalla frattura. Capite bene che se un'eruzione inizia più in basso, le colate laviche possono distruggere i centri abitati, possono raggiungere anche il mare. L'ultima eruzione laterale dell'Etna è iniziata il 27 ottobre del 2002 ed è finita il 29 gennaio del 2003. In 3 mesi si sono formati 2 nuovi crateri. Quello che vediamo è un altro più in basso. Quello che vedete non c'era prima dell'eruzione, qui era un po' come lì, il pendio con le colate laviche e la cenere vulcanica. Qui c'è stata una violenta attività esplosiva, più in basso è iniziata un'enorme colata lavica che nel 2002 ha distrutto la funivia, le piste da sci e anche il parcheggio dove avete lasciato l'auto. Dopo l'eruzione una porzione di magma si è raffreddata, quindi si è solidificata all'interno dei crateri, creando un vero e proprio tappo. Attorno all'Etna ci sono circa 300 crateri senza attività. Ogni eruzione laterale ne forma sempre di più. Questo non può mai più erorare. Angelo cerca di far volare il drone. Vediamo cosa fa. so se dalla telecamera si vede.
là sotto, col bissino, abbiamo fatto tutta la salita, tutto lì, là, e poi siamo saliti fino a qua. Speriamo che il drone vi abbia fatto vedere qualcosa di carino. Peccato un po' il vento, quindi un po' di paura. E questa perturbazione di nube che c'è stata, che sarebbe stato bellissimo e si vedevano meglio, però vabbè, non è un problema. L'importante è aver fatto vedere già questo, che è tantissimo, ragazzi, è bellissimo. Emozione da provare. Che grande questo anello che ha creato ora. Spettacolo, che è di un altro cratere, mentre quello più piccolo è di un altro ancora. Stiamo ora riscendendo verso i pulmini che ci riaccompagneranno alla seggiovia. Siamo già scesi parecchio perché eravamo lassù e ora arriviamo lì giù. Alla discesa prendiamo questo modello. Amo. Il Tommasini ci ha portato di nuovo dalla seggiovia. Questo è il paesaggio, ragazzi. Prendiamo la seggiovia e torniamo indietro. Nel tornare in giù c'è il barretto qui sopra che fa una pinina arancina. Arancina ad alta quota. Arancina ad alta quota. Prendiamo anche la mamma. Faccio anche un attimo la plin plin già che siamo qua. L'arancina la andiamo a prendere dall'altra parte, perché è 2 km lungo questo impianto. Sì. Ah, sentite un bel calduccio dalla stufetta lì che arriva. Perché 4 euro un arancino ci siamo rifiutati. Io capisco che siamo in alta quota, ma visto già i 160 euro per questa escursione, ora mi fa più paura però la cosa a me, perché scendi nel vuoto. Io non guardo. Io sento la mano. Ah, però non sei inclinato. No? Stiamo già scendendo? Sì, da mo'. Ah, che bello. Ah, ok, no, vabbè, pensavo peggio. Non si vede niente. Che? Essendo abbastanza... No, io sto così che è meglio, che non vedo, vedi se mi riguardo. È normale, non è tanto. Sì, no, pensavo peggio, sì. Cioè, siediti che si muove tutto. Siamo già passati da 2800 metri a 2340 e man mano scende, ora che scendiamo noi praticamente. Fino a quant'è che siamo? 2330? 1600 mi sembra. Beh. Dove siamo, diciamo, col camper, poi lo vediamo. Mi sembra che 1600, però. Quello che vi sta indicando Christian è il cratere dove siamo stati ieri a piedi lassù in cima, dove ha perso il berrettino. Il cappellino, oggi invece si è messo il berrettino, così non l'ha perso. Si rivede tra virgolette la terraferma, casa su 4 ruote, con i pannelli che sono marroni, si vedono pannelli marroni. Wow. Tornati a quota più o meno normale, a 2000 metri. Ora è ora della pappona, vediamo se Jessica... Farei volare il drone e glielo farei arrivare là vicino, tu la chiami e gli dici di aprire la finestra. La facciamo sta cosa? Però sì. Dai, ci fermiamo là, in piano, e visto che casa su 4 ruote è là dietro, gli faccio arrivare il drone dalla finestra e Christian lo chiama e la facciamo uscire dalla finestra, casa su 4 ruote lassù. Partiamo per il volo, Christian chiama Jessica e io gli vado davanti alla finestra della dinette col drone. Lo chiamo già? Ma apri un attimo la finestra. Quale? Quale? Quella della dinette. Quella della dinette. Dove c'è il tavolo? Della dinette. Ah, ma dalla parte del mare? Sì, brava, sì. È aperto. Aspetta un attimo. C'è il drone. Ciao! In diretta. Dove siete? Chiudo che c'è il pizza, eh? Sì. Va bene. Ciao.
Siamo tornati alla base. Speriamo che questa gita vi sia piaciuta, perché a me è piaciuta e mi ha emozionato parecchio. Ci tenevo proprio a farla. Jessica vi ha fatto un po' di video. Ora facciamo pranzetto e Pippotto che guarda fuori. Chi c'è, amore, fuori? Il gattino c'è? C'è il gattino? C'è il gattino, amore, fuori? Cosa aspetti, Berenice? Aspetta che gli rompo. Lasciala stare, povera stellina. Ah, tutta santa. Sei più larga che lunga, un boiler. Come la mamma. Vero amore? Mi lasciatemi stare che sono come la mia mamma io. Pranzo di fronte alla lava dell'Etna, ragazzi. Jessica, mentre noi eravamo a fare l'escursione, ha impastato, ha fatto il ripieno e ci ha fatto dei buoni raviolini col pomodoro e basilico. Il pomodoro anche hai preso i pomodori, li hai spellati, hai fatto la salsa. Sì. Il basilico hai fatto crescere la piantina. Tutto io ho fatto. Tutto, la pasta, la farina, tutto. Tutto io ho fatto. Fatti in casa. Vediamo come sono. Tipo rinfresca l'aria. Monnello. Mangiamo? Buon appetito. Ok, pranzo l'abbiamo fatto. Ora, visto che qui abbiamo già fatto abbastanza sull'Etna, praticamente là sotto è Catania, però non dobbiamo andare lì adesso. Dobbiamo andare un po' verso di qua scendendo, c'è Paternò. Poi dopo Paternò c'è Mister Bianco. Noi dobbiamo andare praticamente vicino a Paternò, che c'è una pista skate per Christian. Così lo facciamo andare un po' sulla pista, se è agibile, se è tutto regolare. Da internet sembrerebbe di sì, ma bisogna vedere dal vivo. Poi andiamo vicino a Mister Bianco, che c'è un centro commerciale, un brico, tecno, ma tutta quella roba lì, che devo comprare il caffè urgentemente, che ho più una cialda, una. E poi abbiamo da fare un po' di cosine lì che lo vedete nel prossimo video. Quindi iniziamo a prepararci per andare lì e portare Christian sullo skatepark. Mettiamo i motori e partiamo. Dai. Ciao Etna, ci vediamo. È stato un piacere averti conosciuto da vicino, ma nuove mete ci aspettano.